Benvenuti amanti dell'uncinetto, sono Elena e che tu sia qui per imparare, per trovare l'ispirazione o semplicemente per condividere la passione di questo antico ma sempre innovativo hobby, sei nel posto giusto. Non dimenticare di iscriverti al canale e ora via al video progetto. Me l'avete chiesta, l'ho creata anche io a modo mio, la sciarpa virale che sta andando adesso su YouTube, che in realtà è una mini sciarpa perché c'ha un cuore, in questo caso grigio, che è il mio, e per quanto riguarda la decorazione ho preso un lila molto leggero. Poi ho fatto già il fiocco, è abbastanza lunga, quindi è un fiocco molto comodo. Ora vi do delle indicazioni per quanto riguarda le misure, poi iniziamo subito a fare il tutorial, ma lo facciamo in una maniera piccolina, nel senso vi faccio solo un campione perché è veramente facilissima e soprattutto la si fa in un lampo. Per quanto riguarda le misure avete bisogno di 50 cm per un lembo, 50 per un altro, almeno nel mio caso, e per quanto riguarda il girocollo ho calcolato circa 35 cm. Quindi la mia sciarpa in totale, se apro il fiocco, è 1,35 m. Ora, che ci sia un centimetro in più o in meno non vi cambia molto, anche se come notate i miei lembi sono molto lunghi perché mi piaceva quest'idea, e invece se li volete un po' più corti, guardate, questo è un eccesso, quindi vi consiglio di fare circa 20 cm per lato in meno. Comunque alla fine del video io la indosso, voi avete un'idea generale di come mi sta. Per quanto riguarda i materiali avete necessità di un filato medio piccolo, nel mio caso lo sto lavorando col 3,5 e diventa comunque abbastanza largo, un paio di forbici, dei marcapunti e il metro. Per quanto riguarda invece i gomitoli, io ho scelto due colori diversi, sono prodotti che avevo in casa, ma potete creare la sciarpa con un colore unico oppure potete crearla con un gomitolo sfumato, lì decidete voi in base ai vostri gusti. Può essere un materiale 100% top acrilico oppure un misto lana. Ognuno di noi ha una certa sensibilità ai prodotti naturali. Con questo tutorial vi vorrei far vedere un trucchetto molto bello da utilizzare per non perdere la tensione delle catenelle iniziali, e cioè andare a creare subito la riga di maglie alte, quindi non facciamo le catenelle. È un trucchetto che ho imparato e mi piace tantissimo, quindi è arrivato l'ora di condividerlo con voi. Ora ho piegato il filo, vado con l'uncinetto, creo il nodo ma non lo stringo, poi faccio altre 2 catenelle. Quando ho in mano queste 3 catenelle carico l'uncinetto, entro qui nella prima che sarebbe anche un nodino, prendo il filo e vado a fare un passaggio in quest'asola, poi vado a fare la maglia alta, carico l'uncinetto, mi avvicino per farvi vedere meglio, entro alla base, non prendo solo questo lato dell'asola ma lo prendo intero, notate che sembra quasi che ci sia la base di un punto alto, prendo il filo, tiro, passo con l'uncinetto in quest'asola, mi rimane sul filo il necessario per fare un punto alto, scarico 2 volte, carico, vado alla base di questo punto, ok, prendo un'asola, un lato praticamente, prendo il secondo, quindi diventano 2 costine sull'uncinetto, prendo il filo e ne ho 3 sull'uncinetto di scarichi, cioè scusatemi, di asole. Scarico una volta, rimango sempre con 3 e scarico 2 volte facendo una maglia alta normale. Riprendo, prendo una costina, prendo la seconda costina, mi sembra quasi di avere un punto alto, tiro fuori il filo, scarico una volta, rimango con 3 sull'uncinetto, scarico maglia alta. Cosa succede?
succede che io in automatico vado a creare un punto alto e vado a creare anche la base di questo punto alto. Questo è il mio sopra del punto alto. Questo è il mio sotto. Come notate, sono identici. Quindi non ho più la difficoltà di avere la catenella iniziale che, diciamoci la verità, se ne facciamo 10 la tensione non cambia, riusciamo a gestirla. Ma in questo caso io ho una sciarpa lunga 1,35 m, centimetro in più, centimetro in meno, non ci interessa essere precisi. Quindi ci sono tante catenelle, io personalmente non le ho contate, mi sono basata in questo progetto solo e esclusivamente sui centimetri. E quando ho avviato il tutto, io, se devo essere sincera, non mi ricordo più qual è il lato, perché è talmente ben nascosto che io non lo so. Adesso per un occhio esperto se ne rende conto che è questo, lo si capisce, però dal lontano sinceramente non riesci ad accorgertene più di tanto. E questo è un metodo furbo per quando noi non dobbiamo andare a contare le catenelle. Ora io andrò a fare un campione e dopodiché iniziamo a fare i conteggi su come lavorare su questa sciarpina. Io ho fatto un po' di maglie alte, in automatico ho lavorato anche la base. Vi faccio notare, questa è la base, lo so perché finisco qui di lavorare, quindi questa è la base. Questa è la maglia alta, cioè fai fatica a riconoscerla. Detto ciò, io nelle informazioni che vi ho dato come misure mi sono dimenticata di darvi la larghezza della mia sciarpina, che in realtà sembra quasi uno scaldacollo quando lo chiudiamo, e sono circa 4 cm. In realtà io ho fatto 3 righe di maglia alta, semplici. Quello che vi consiglio a proposito per quanto riguarda l'uncinetto è di utilizzarlo un po' più grande rispetto a quello che c'è indicato sulla confezione. Ora facciamo finta che qui ho 1,35 m, quindi nel vostro caso mi fermo facendo un punto catenella, giro il lavoro, entro, faccio un punto basso, prendo la costina della seconda asola, mi alzo, un altro punto basso, carico l'uncinetto e vado a lavorare un punto alto su un punto alto sottostante. In pratica in questa riga io non devo fare altre creazioni, quindi aumenti, diminuzioni, niente di che, semplicemente io vado a lavorare tutti i punti che ho caricato per arrivare a una lunghezza di 1,35 m. Arrivo in fondo alla riga, vado a fare anche l'ultimo punto, mi raccomando, c'è anche lui da fare. Faccio un'asola, giro il lavoro, entro con punto basso, prendo la seconda costina, quindi non la prima ma la seconda, tiro il filo, diventa un altro punto basso, carico, vado a lavorare punto alto su punto alto. E anche qui non devo fare né diminuzioni né aumenti, lavoro i punti di base. Arrivate in fondo, mi raccomando, lavorate anche l'ultimo punto, perché non dobbiamo né aumentare né diminuire. Io nel mio caso, sarò sincera con voi, questo è un campione, quindi il filo non lo vado a tagliare perché vado a disfare il campione e utilizzerò questo prodotto per altro. Detto ciò, chi ha fatto le 3 righe taglia il filo, va a nascondere i cappietti e ora andiamo a suddividere la nostra sciarpa. Eccoci arrivati qui al punto in cui dobbiamo suddividere i centimetri. Ripeto, questo è un campione, qua nella sciarpa originale voi avete 135 centimetri, che sono tanti. Come vedete i lembi sono molto lunghi, ma potete anche farne di meno. A me mi piaceva l'idea di averli appoggiati come se diventassero un accessorio.
Preso e finito il lavoro, quindi ce l'avete sul tavolo, prendetelo e piegatelo su di sé in questa maniera. Prendiamo un marcapunti e lo mettiamo a metà da una parte e a metà dall'altra parte. Facciamo attenzione che i punti corrispondano, cioè vedete che qua c'è il rosso e se vado a scendere io mi ritrovo dall'altra parte. Tanto essendo un lavoro di andata e di ritorno, i punti rimangono dritti e non diventano obliqui. Questo per chi non è esperto, diciamo che è un'informazione in più. Dopo aver marcato la metà del lavoro, ok, prendiamo il metro, appoggiamolo al marcapunti dove c'è la metà e prendiamo una misura di circa 17 cm, ok, che sarebbe qui. Questo lo devo fare sul lavoro originale, quindi se questa più o meno è la metà, perché tanto vado più o meno, devo arrivare a marcare circa 17 cm, ok, e metto il marcapunti, in questo caso giallo. Io faccio finta che 17 cm siano qui, poi 1 2 3 4 5 6 3 6 17 cm sono qua, e anche qui, cioè voi non dovete andare a contarli come ho fatto io, ma semplicemente prendete il metro, lo mettete a 17 cm dove c'è quello rosso e qui dove c'è la punta che finisce marcate. Credo di essermi spiegata. L'importante è che voi lo dividete a metà e lavorate 17 cm su un lato e 17 cm sull'altro, più o meno. Perché più o meno? Perché noi abbiamo qui un lavoro all'uncinetto e notate quanto è elastico, ok? Di conseguenza questa sciarpina, questo girocollo non sarà mai troppo stretto e avete comunque dei centimetri in più sui quali giocare. Questo non ha importanza, come ho detto prima, un centimetro in più o in meno non vi cambia la vita. Quello che vi cambia è che non potete fare la decorazione, che ne so, qui, cioè da qui a qui, perché dopo quando la andate a indossare vi manca un sacco di lavoro all'uncinetto per fare il fiocco e rischiate che avete un lembo gigante dall'altra parte, quindi deve essere più o meno centrato. Ora che ho spiegato come si prendono le misure, nel mio caso ho cambiato filo perché volevo fare una sciarpina colorata, voi potete continuare con il filato di base oppure quello che desiderate. Andiamo a fare il sfarfallio, cioè questo aumento subito molto improvviso che ci dà questo gioco sulla base. Come si fa? Vado qui dove c'è il marcapunti giallo, che sarebbero i miei 17 cm rispetto al centro, faccio entrare il filato nuovo, poi vado a fare con tutte e due, vedete che ho preso su anche il cappietto così mi evito un lavoro in seguito, e vado a fare 3 catenelle che sono la mia maglia alta, ne aggiungo un'altra che è una maglia di separazione. Il fatto che rimanga un piccolo pezzo di filo qua a me non dà fastidio, perché tanto questo lavoro, come notate, è tutto su un sfarfallio, di conseguenza nasconde molto bene i problemi, tra virgolette, quindi un progetto ideale per chi non sa lavorare all'uncinetto. Carico l'uncinetto, entro qua sempre dove c'è il marcapunti, vado a fare una maglia alta, catenella, carico, vado nel secondo punto di base e vado a fare una maglia alta, catenella, un'altra maglia alta, catenella, carico, prossimo punto, maglia alta, catenella e maglia alta.
cosa sto facendo? Io sto lavorando dei punti a V in ogni maglia alta di base. Notate, qui c'è un punto, quello marcato, ho fatto un punto a V. Qui c'è la seconda maglia alta, ho fatto un altro punto a V. E tra un punto e un altro c'è una catenella. Per chi non sa cosa significa punto a V, vuol dire maglia alta, delle catenelle tra di loro e la seconda maglia alta lavorata dove è lavorata la prima. Catenella, maglia alta e così via. Questo lavoro su questo lato fin dove lo faccio? Lo vado a fare oltrepassando il centro della mia sciarpa, vado fino al marcapunti rosa, cioè fino agli altri 17 cm. Di conseguenza io tra il marcapunti rosa e quello giallo ho 35 cm, che più o meno è il girocollo di un adulto. Adesso arriva la piccola parentesi, ma se io questa sciarpa la devo fare per una bimba, per un bimbo un po' più difficile, è molto elegante, quindi la vedo molto femminile, quindi per quanto mi riguarda è per una bimba. Che misura devo prendere rispetto al centro? Bisogna vedere l'età della bimba. Quindi andate un attimo su internet, su Google e prendete come riferimento una specie di tabella che c'è a volte, e se non c'è perché la dovete fare per vostra figlia, vostra nipote, semplicemente prendete una misura lavorando direttamente sulle misure specifiche della bimba. Allora, io tolgo il marcapunti che mi dà fastidio e vado a lavorare quindi punti a V separati da una catenella fino alla fine della riga. Eccomi arrivata in fondo alla riga della decorazione. Vado a lavorare anche il punto marcato. Aspettate, ho saltato la catenella. Quindi questo è il mio ultimo punto a V. Ora cosa faccio? Vado a fare una seconda riga, perché per quanto mi riguarda una seconda riga è già troppo. Poi se vi piace che il volume sia veramente tanto, ne potete lavorare una terza, sempre con lo stesso metodo della seconda. Prima vi vorrei far notare come solo una riga, notate, ha fatto aumentare tantissimo la base, ok? Quindi già solo una riga, figurati dopo la seconda e la terza riga. Ora faccio un punto catenella e vado a lavorare la seconda riga. Carico l'uncinetto, anzi mi sposto qui nel centro del punto a V, se vogliamo essere molto precise, e faccio un punto basso, una, due catenelle, la terza di separazione, perché abbiamo un punto basso e 2 catenelle che sono la mia maglia alta e abbiamo una catenella di separazione. Vado nel punto a V, faccio una maglia alta, carico facendo una catenella, carico per lavorare la maglia alta. Tra un punto a V e un altro abbiamo fatto la catenella, bene, vado a lavorare anche lì e faccio maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, carico, entro, c'è il punto a V, faccio il punto a V. Voi mi direte, ma il punto a V lo stai facendo ogni volta che c'è la catenella? Ecco, sto facendo proprio quello, ottima osservazione. Vado ad aumentare sia nei punti a V della base, sia tra di loro, quindi io alla fine avrò questo risultato, vedete? Che c'è sempre. E il risultato finale è questo. Ora, io finisco la seconda riga per quanto riguarda il pezzo originale e arrivo qua, taglio il filo. Come faccio l'altra parte? Semplicemente c'è un trucco. Notate che c'è il marcapunti qua. Mettiamo fuoco. E qui io vado, cammino e
mi rendo conto che la maglia alta di riferimento è questo, quindi basta che voi il marcapunti lo spostate di qua, prendete questo, lo spostate di qua e di conseguenza non dovete stare neanche a impazzire con le misure, con i centimetri. Andate a fare 2 righe di aumento e il vostro lavoro è finito. Ora vi indosso il progetto, quello più grande, insomma, tra virgolette, anche se è delicatissimo e velocissimo da fare, e avete la possibilità di capire quanto sono lunghi i lembi del fiocco e se vi possa interessare. Se poi avete necessità di mettere tipo 20 cm in meno, fatelo pure, sono vostri gusti e preferenze. Ed eccolo qui il mio progetto finito, questa mini sciarpa che è virale. Bene, io vi ho dato il mio metodo, come notate di base non è molto larga, quindi diciamo che non è fatta per tenere caldo, anche se io comunque la sento perché ho una percentuale di misto lana, ma è fatta più che altro con una specie di accessorio. È normale che se avete molto freddo, siete persone freddolose, vi piace questa idea originale di averla come sciarpina, vi consiglio qui di non fermarvi ai 4 cm, lavorare 5-6, quindi magari una riga in più di andata e ritorno. Di conseguenza anche il fiocco sarà leggermente più largo e anche il nodo sarà un po' più largo. Però dite no, a me mi piace questo come spessore, però vorrei dargli un po' di volume. Qui potete giocare con i volant. Ne fate più righe, quindi se io aggiungevo un'altra riga qua, che erano 3, era ancora più larga e anche più alta. Però io la volevo delicata perché mi piace come idea, poi sinceramente più che sciarpa per tenere caldo, io la vedo insomma molto bene come collo, come accessorio, legandomi sempre all'idea che ho avuto un po' di settimane fa per quanto riguarda la cravatta. Notate che è lunga, cioè a me mi arriva comunque abbastanza lunga. Se dite ma a me non mi serve perché preferirei averla solo per quanto riguarda il giro del collo, beh, vi consiglio quindi questa lunghezza di toglierla. È normale che essendo fatto un lavoro all'uncinetto è molto elastica, quindi col tempo si andrà leggermente ad allungare. Allora togliete circa 20 cm, quindi dal mio 1,35 m ne togliete 20 da una parte e 20 dall'altra, in pratica vi arriva su 95 cm, un metro abbondante perché non si sa mai. Insomma, i centimetri sono fondamentali per quanto riguarda questo lavoro, ma è anche fondamentale che voi decidiate in che modo la volete indossare. Bene, io mi sono divertita a farla anche perché la si fa in un attimo e la si fa anche con quello che si ha in casa, non per forza bisogna andare ad acquistare qualcosa e mi sono divertita e soprattutto questo progetto va benissimo per tutte quelle persone che sono appena arrivate nel mondo dell'uncinetto e non sanno da dove partire. Qui abbiamo la maglia alta e la catenella, ma non la catenella iniziale, quindi mi raccomando divertitevi e soprattutto se avete amiche, amici che vorrebbero conoscere questo mondo, girategli questo tutorial perché è velocissimo, facilissimo da fare e soprattutto è molto utile perché è molto alla moda. Noi ci vediamo al prossimo video progetto.